Ciao a tutti e benvenuti su Italian Pod. Che bello rivedervi, davvero, ogni volta è una gioia immensa sapere che siete qui con noi pronti a imparare qualcosa di nuovo. Ciao, sono Giovanni e come sempre sono entusiasta di passare questo tempo insieme a voi. Spero che stiate bene, che abbiate una bella tazza di caffè o di tè accanto a voi e che siate pronti per una lezione che vi cambierà completamente il modo di studiare l'italiano. E io sono Alessia. Sapete, Giovanni ed io abbiamo preparato questa lezione con tantissima cura, perché sappiamo quanto possa essere frustrante trovarsi davanti a una parola sconosciuta e non sapere cosa fare. Vi è mai capitato? State leggendo un articolo, un libro, magari state guardando un film italiano e all'improvviso, bam, una parola che non avete mai sentito. E cosa fate? Correte sul dizionario, ogni singola volta. Ecco, oggi vogliamo spezzare questa catena. Prima di andare avanti, però, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Pubblichiamo lezioni ogni giorno e non volete perdervele, fidatevi. Esatto, ogni giorno contenuti freschi, per aiutarvi nel vostro percorso. Ma torniamo a noi. Oggi non migliorerete soltanto il vostro ascolto, no, farete molto di più. Rafforzerete il vostro vocabolario in un modo che forse non avete mai provato prima e, soprattutto, costruirete quella fiducia nel parlare che vi manca. Quella sensazione di poter affrontare qualsiasi conversazione senza panico. Sì, perché il problema non è solo conoscere le parole. Il problema è sentirsi sicuri quando si parla, quando si legge, quando si ascolta. E la sicurezza viene da un metodo solido, non dalla memorizzazione ossessiva. Quindi, cosa esploreremo oggi? Un metodo potentissimo, ve lo dico subito. Come capire qualsiasi parola italiana senza correre sempre sul dizionario. Sembra impossibile? Vi assicuro che non lo è. Alla fine di questa lezione avrete gli strumenti per farlo davvero. Lasciate che vi spieghi cosa imparerete concretamente. Prima di tutto, imparerete a sbloccare il significato delle parole attraverso il contesto. Il contesto è tutto, ragazzi. È il vostro migliore amico quando studiate una lingua. Poi imparerete a indovinare le parole in modo naturale, esattamente come fanno i madrelingua. Pensateci, quando eravate bambini e imparavate la vostra lingua madre, nessuno vi dava un dizionario. Capivate dal contesto, dalle situazioni, dalle espressioni delle persone intorno a voi. E infine, allenerete il vostro cervello a riconoscere gli schemi dell'italiano. Perché l'italiano, come tutte le lingue, ha delle strutture ricorrenti, dei pattern. Una volta che il vostro cervello inizia a riconoscerli, tutto diventa più facile. Le parole nuove non saranno più nemiche da temere, ma puzzle da risolvere con curiosità. Queste tecniche funzionano in qualsiasi situazione. Che stiate leggendo un romanzo sul treno, ascoltando un podcast mentre fate jogging o chiacchierando con un amico italiano davanti a un aperitivo. Potrete applicare quello che imparerete oggi. Esatto, Giovanni. Sono strumenti versatili, pratici, che potete usare nella vita reale. Non stiamo parlando di teoria astratta, stiamo parlando di abilità concrete che vi accompagneranno per sempre nel vostro viaggio con l'italiano. E voglio farvi una promessa. Alla fine di questo video non avrete più paura delle parole sconosciute. Quella sensazione di ansia quando incontrate qualcosa di nuovo sparirà, perché saprete esattamente cosa fare. Quindi, prima di iniziare, voglio chiedervi una cosa. Prendete un bel respiro. Serio, fatelo adesso. Inspirate ed espirate. Rilassatevi. L'apprendimento funziona meglio quando siamo rilassati, quando il nostro cervello è aperto e ricettivo. Non c'è fretta, non c'è pressione. Siamo qui, insieme, e andremo passo dopo passo. Perfetto. Siete pronti? Allora iniziamo questo viaggio insieme. Vi promettiamo che ne varrà la pena. Andiamo! Allora, parliamo di una cosa importante. Quando si pensa all'italiano, quando ci si siede a studiare questa lingua, a volte ci si sente completamente sopraffatti. È normale, succede a tutti.
Guardate la quantità di vocaboli che esistono. Migliaia e migliaia di parole. Verbi irregolari, espressioni idiomatiche, modi di dire regionali. Sembra un oceano infinito. Ed è proprio qui che molti studenti si bloccano. Si guardano intorno e pensano: come faccio a memorizzare tutto questo? È impossibile. C'è questa sensazione opprimente di dover imparare ogni singola parola, di dover riempire la testa come se fosse un contenitore vuoto da colmare fino all'orlo. Ma ecco la verità, e voglio che la ascoltiate bene. Non è così. Non dovete memorizzare tutto. Non funziona in quel modo. Nemmeno gli italiani conoscono tutte le parole della loro lingua, ve lo giuro. Ci sono parole che anche noi incontriamo per la prima volta, termini tecnici, vocaboli letterari, espressioni antiche. Pensateci un attimo. Nella vostra lingua madre conoscete ogni singola parola del dizionario? Ovviamente no. Eppure comunicate perfettamente, leggete libri, guardate film, avete conversazioni profonde. Come è possibile? Perché avete sviluppato delle strategie naturali per gestire le parole sconosciute. Esattamente. E queste strategie le avete imparate da bambini, senza rendervene conto. Il problema è che quando studiamo una lingua straniera da adulti, dimentichiamo queste abilità. Ci affidiamo troppo agli strumenti esterni, principalmente al dizionario. Ah, il dizionario! Non fraintendetemi, il dizionario è uno strumento utile, ha il suo posto nello studio di una lingua. Ma dipendere solo dal dizionario può rallentarvi enormemente. Giovanni, spieghi tu perché? Certo, il problema principale è questo. Quando usate il dizionario per ogni parola sconosciuta, state creando una dipendenza dalla traduzione. Il vostro cervello fa questo percorso: parola italiana, traduzione nella vostra lingua, comprensione. Vedete? C'è un passaggio in mezzo, un intermediario. E questo intermediario rallenta tutto. Invece quello che volete fare è eliminare quel passaggio. Volete che il vostro cervello vada direttamente dalla parola italiana alla comprensione, senza passare dalla traduzione. È così che pensano i madrelingua. È così che pensavate voi quando eravate bambini e imparavate la vostra prima lingua. I bambini non hanno dizionari. Un bambino di 3 anni non corre a cercare le definizioni, eppure impara parole nuove ogni giorno a una velocità incredibile. Come fa? Osserva, ascolta, deduce. Capisce dal contesto, dalle situazioni, dalle reazioni delle persone intorno a lui. Se la mamma dice «non toccare, è bollente», mentre il bambino si avvicina al forno, quel bambino capisce immediatamente cosa significa bollente. Non ha bisogno di una definizione. Ha il contesto, il forno, il tono preoccupato della mamma, il gesto di allontanamento. Questo è apprendimento naturale. E la bella notizia è che anche voi potete riattivare questo modo di imparare. Non è riservato ai bambini. Il vostro cervello adulto è perfettamente capace di fare la stessa cosa, se glielo permettete. Quindi, qual è la soluzione? Semplice. Dovete diventare detective della lingua. Pensate a voi stessi come investigatori. Ogni parola sconosciuta non è un ostacolo, è un mistero da risolvere. E voi avete tutti gli indizi necessari per risolverlo. Oggi lavoreremo insieme su questa abilità potentissima, l'arte di capire le parole sconosciute, usando la vostra intelligenza e il contesto che vi circonda. Non magia, non trucchi strani, solo osservazione attenta e ragionamento logico. L'obiettivo è cambiare il vostro atteggiamento mentale. Quando incontrate una parola nuova, invece di farvi prendere dal panico, invece di sentire quell'ansia che vi spinge a cercare immediatamente la traduzione, vogliamo che restiate calmi. Respirate. Guardate intorno alla parola. Notate gli indizi. Cosa c'è prima di quella parola? Cosa viene dopo? Qual è la situazione generale? Chi sta parlando e perché? Che emozione sta esprimendo? Tutte queste informazioni sono indizi preziosi. E poi fate un'ipotesi intelligente. Non dovete essere sicuri al 100%. Va benissimo fare un'ipotesi, anche approssimativa. Spesso scoprirete che la vostra intuizione era corretta o molto vicina alla realtà.
Questo processo diventa sempre più veloce con la pratica. All'inizio magari ci metterete qualche secondo per analizzare il contesto, ma col tempo diventerà automatico. Il vostro cervello lo farà istantaneamente, senza che voi dobbiate pensarci consciamente. È come imparare a guidare. Ricordate le prime lezioni? Dovevate pensare a ogni singola azione. Lo specchietto, la frizione, il cambio, il volante. Era estenuante. Ma ora? Ora guidate pensando ad altro, ascoltando musica, chiacchierando. È diventato automatico. La stessa cosa succederà con questa abilità. Diventerà parte di voi, uno strumento naturale che userete senza sforzo. E quando questo accadrà, il vostro rapporto con l'italiano cambierà completamente. Non sarete più studenti che lottano contro la lingua. Sarete esploratori che si divertono a scoprirla. E credetemi, questa differenza di mentalità è tutto. Siete pronti a diventare detective dell'italiano? Perfetto, allora andiamo avanti e vediamo come mettere in pratica tutto questo. Bene, ora entriamo nel vivo della lezione. Abbiamo parlato di mentalità, di approccio, di come dovete pensare, ma adesso voglio mostrarvi concretamente come funziona questo metodo. Partiamo dalle basi. Indovinare il significato delle parole dal contesto nelle frasi. Esatto, e faremo tanta pratica insieme, perché potete ascoltare 1000 teorie, ma finché non mettete le mani in pasta, finché non provate voi stessi, non imparerete davvero. Quindi preparatevi, sarà interattivo. Iniziamo con frasi semplici e poi aumenteremo gradualmente la difficoltà. Alessia, vuoi leggere il primo esempio? Volentieri. Ascoltate bene questa frase. Ha aperto la finestra per fare entrare un po' di brezza fresca. Ok, fermiamoci qui. Immaginiamo che non conosciate la parola brezza. Cosa fate? Panico? Dizionario? No. Analizzate il contesto. Alessia, guidaci attraverso il ragionamento. Certo, guardiamo le parole intorno a brezza. Abbiamo finestra, quindi siamo in un contesto domestico. Qualcuno sta aprendo una finestra. Poi abbiamo fare entrare, quindi qualcosa deve entrare dall'esterno. E infine, fresca. Fresca è un aggettivo che conosciamo, significa cool, non calda. Perfetto. Ora mettiamo insieme questi indizi. Qualcuno apre la finestra per far entrare qualcosa di fresco. Cosa entra dalla finestra quando la apriamo? Luce, aria, vento. E se è qualcosa di fresco, probabilmente è aria o vento. Esattamente. E infatti brezza significa proprio questo, un vento leggero, delicato, piacevole. Non un vento forte, non una tempesta. Una brezza è quel movimento d'aria gentile che sentite in una giornata primaverile. Vedete come siamo arrivati al significato senza dizionario. Il trucco è non isolare mai la parola sconosciuta. Le parole non esistono da sole, vivono sempre in un contesto. E quel contesto vi racconta una storia, vi dà indizi continui. Proviamo con un altro esempio, un po' più complesso. Giovanni, leggi tu questa frase. Eccola. I bambini sghignazzavano in giardino giocando con il cucciolo. Oh, sghignazzavano. Questa è una parola che molti studenti non conoscono. Ma applichiamo il nostro metodo. Cosa sappiamo dalla frase? Sappiamo che ci sono dei bambini. Sono in giardino, quindi all'aperto. Probabilmente in un ambiente rilassato, familiare. Stanno giocando, quindi è una situazione di divertimento, non di lavoro o di studio. E giocano con un cucciolo, un cagnolino o un gattino, qualcosa di tenero. Già abbiamo un quadro mentale molto chiaro. Bambini che giocano con un cucciolo in giardino. Che emozione vi evoca questa scena? Tristezza? Rabbia? Noia? Assolutamente no. È una scena di felicità, di spensieratezza, di gioia. Quindi sghignazzavano deve essere qualcosa di positivo legato a questa gioia. E se pensiamo a cosa fanno i bambini quando sono felici e giocano, ridono. Ma sghignazzare
non è semplicemente ridere, è un tipo particolare di risata. Sghignazzare significa ridere in modo vivace, rumoroso, un po' sguaiato, quella risata contagiosa che fanno i bambini quando si divertono tantissimo, quando non riescono a smettere di ridere, una risata allegra, spontanea, senza freni. Vedete, non solo abbiamo capito il significato generale, ma abbiamo colto anche la sfumatura. Non una risata qualsiasi, ma un tipo specifico di risata. Questo è il potere del contesto. Ora voglio che facciate un esercizio con me. Ripetete la frase ad alta voce, ma mentre la dite, immaginate la scena nella vostra mente. Visualizzate quei bambini nel giardino, il cucciolo che corre, le risate nell'aria. Pronti? I bambini sghignazzavano in giardino giocando con il cucciolo. Avete ripetuto? Spero di sì. Questo esercizio si chiama shadowing ed è potentissimo per memorizzare. Quando collegate una parola a un'immagine mentale vivida, quella parola si fissa nella vostra memoria molto più profondamente. Non state solo memorizzando lettere e suoni, state creando un'esperienza completa, visiva, emotiva, fisica. Il vostro cervello adora questo tipo di apprendimento multisensoriale. Facciamo ancora qualche esempio per consolidare questa tecnica. Ascoltate. Il gatto si acciambellò sulla poltrona e si addormentò. Acciambellò. Parola sconosciuta per molti. Analizziamo. Abbiamo un gatto, una poltrona e sappiamo che si addormenta. Cosa fanno i gatti quando si preparano a dormire su una superficie morbida? Si sistemano in una posizione comoda. E qual è la posizione tipica di un gatto che dorme? Si arrotola su se stesso, forma una specie di palla, una ciambella. Ecco, acciambellarsi significa proprio questo. Arrotolarsi su se stessi, assumere una forma rotonda e raccolta. La parola stessa contiene un indizio, ciambella. Se conoscete questa parola, sapete che è qualcosa di rotondo. Acciambellarsi e mettersi a forma di ciambella. Questo ci porta a un punto importante. A volte gli indizi sono dentro la parola stessa, non solo nel contesto esterno. Ma di questo parleremo più avanti, quando affronteremo le famiglie di parole. Ancora un esempio. Questa volta la frase è: dopo l'incidente la strada era cosparsa di detriti. Cosparsa e detriti. Due parole che potrebbero essere nuove, ma guardiamo il contesto. C'è stato un incidente, probabilmente un incidente stradale, e sulla strada c'è qualcosa. Quando c'è un incidente, cosa rimane sulla strada? Pezzi di macchine, vetri rotti, frammenti di vario tipo, disordine, caos. Detriti sono proprio questi: frammenti, resti, pezzi sparsi di qualcosa che si è rotto o distrutto. E cosparsa? La strada era cosparsa, cioè coperta, piena di questi detriti. Cospargere significa distribuire qualcosa su una superficie, spargere. Se cospargete una torta di zucchero a velo, la state ricoprendo di zucchero. Vedete come il contesto dell'incidente ci ha guidato verso il significato? Sapevamo che era successo qualcosa di negativo, qualcosa di distruttivo, e questo ci ha aiutato a interpretare le parole sconosciute. Questo è il cuore del metodo. Le parole non sono solo lettere messe insieme, sono immagini, sono azioni, sono emozioni. Ogni parola porta con sé un mondo di significati e il contesto è la chiave per accedere a quel mondo. Il contesto è il vostro maestro più importante, più del dizionario, più delle flashcard, più di qualsiasi app. Il contesto vi insegna non solo cosa significa una parola, ma come si usa, quando si usa, con quali altre parole si accompagna. E più praticate questa tecnica, più diventerete bravi. All'inizio richiede uno sforzo conscio, dovete fermarvi e analizzare, ma col tempo diventerà istintivo, naturale, automatico. Come un muscolo che si rafforza con l'esercizio. Il vostro muscolo del contesto diventerà sempre più forte, sempre più veloce. Quindi, ricapitolando il metodo base numero 1, quando incontrate una parola sconosciuta in una frase,
Fermatevi. Guardate le parole intorno. Identificate il tema generale, l'emozione, la situazione. Fate un'ipotesi basata su questi indizi. E poi continuate, senza correre al dizionario. Se la vostra ipotesi era sbagliata, spesso ve ne accorgerete continuando a leggere o ascoltare. Il contesto successivo vi correggerà. E se invece era giusta, avrete imparato quella parola in modo molto più profondo di quanto avreste fatto con una semplice traduzione. Siete pronti per il prossimo metodo? Andiamo avanti. Perfetto. Ora passiamo al secondo metodo base. Abbiamo visto come analizzare il contesto nelle frasi scritte, ma la lingua italiana non vive solo sulla carta. Vive nelle strade, nei bar, nei negozi, nelle case. Vive nelle situazioni reali di tutti i giorni. Esattamente. E quando siete immersi in una situazione reale, avete molti più indizi a disposizione rispetto a quando leggete una frase isolata. Avete l'ambiente fisico intorno a voi, le espressioni facciali delle persone, il tono di voce, i gesti, gli oggetti presenti. Pensateci, se siete in Italia seduti al tavolo di un ristorante e il cameriere vi dice qualcosa che non capite del tutto, non siete persi. Avete il menù davanti, avete il piatto che indica, avete il suo sorriso o la sua espressione interrogativa. Tutti questi elementi vi aiutano a decifrare il messaggio. Quindi, in questa sezione lavoreremo su scenari di vita quotidiana. Vi metteremo in situazioni concrete e vedremo come il contesto ambientale vi guida verso la comprensione. Cominciamo con uno scenario classico. Giovanni, ci porti al bar? Con piacere. Allora, immaginatevi questo. Siete entrati in un bar italiano, uno di quei bar tipici, con il bancone di marmo, la macchina del caffè che sbuffa, l'odore di cornetti appena sfornati. Vi avvicinate al bancone e ordinate un caffè. Il barista vi guarda e vi chiede: lo desidera bollente o freddo? Fermiamoci qui. La parola chiave è bollente. Magari non l'avete mai sentita prima, ma dove siete? In un bar. Cosa avete ordinato? Un caffè. E il barista vi sta dando due opzioni: bollente oppure freddo. Freddo probabilmente lo conoscete, è una parola comune. Quindi avete già metà della risposta. Il barista vi sta chiedendo di scegliere tra due temperature per il vostro caffè. Se freddo è una opzione, bollente deve essere l'opposta. E infatti bollente significa molto caldo, caldissimo. Non semplicemente caldo, ma proprio rovente, come l'acqua che bolle. Quando il caffè esce dalla macchina è bollente. Se lo volete freddo, vi faranno un caffè freddo o un caffè shakerato. Vedete come l'ambiente vi ha dato tutti gli indizi necessari. Non avevate bisogno di un dizionario. Avevate bisogno solo di osservare dove eravate e cosa stava succedendo. E notate una cosa importante. In questa situazione, anche se non aveste capito perfettamente la parola, avreste potuto rispondere basandovi sul contesto. Potevate semplicemente dire caldo o freddo e il barista avrebbe capito. La comunicazione sarebbe andata avanti comunque. Questo è un punto fondamentale. Nella vita reale non dovete capire ogni singola parola per comunicare efficacemente. Dovete cogliere il senso generale, l'intenzione, la direzione della conversazione. I dettagli si chiariscono strada facendo. Facciamo un altro scenario. Questa volta siamo al cinema. Avete comprato i biglietti, avete i vostri popcorn, vi siete seduti nella vostra poltrona. Il film inizia e a un certo punto un personaggio guarda fuori dalla finestra e dice, con voce stupita: «Non posso credere a quanto sia enorme quel palazzo». La parola è enorme e qui abbiamo diversi indizi. Prima di tutto il tono di voce. È stupito, meravigliato. Poi abbiamo l'espressione «non posso credere», che indica qualcosa di sorprendente, fuori dall'ordinario. E infine abbiamo palazzo, un edificio. Quindi il personaggio sta esprimendo sorpresa per qualcosa riguardo a quel palazzo. Qualcosa che lo colpisce, che lo impressiona. E cosa di un palazzo può essere così impressionante da far esclamare qualcuno in quel modo? Le dimensioni, molto probabilmente. E se il tono è di meraviglia, positiva, non di paura, allora il palazzo deve essere impressionante in senso positivo, grande, maestoso, imponente. Esatto. Enorme significa proprio questo,
molto grande, gigantesco, di dimensioni eccezionali. Qualcosa che supera la norma, che colpisce per la sua grandezza. E di nuovo, non abbiamo usato nessun dizionario, abbiamo usato il tono di voce, che al cinema potete sentire chiaramente. Abbiamo usato l'immagine mentale della scena. Abbiamo usato la logica. Il cinema e la televisione sono fantastici per questo tipo di apprendimento, sapete? Perché avete tutto: le parole, i volti degli attori, le loro espressioni, la musica di sottofondo, le immagini. È un'esperienza immersiva che vi dà moltissimi indizi contestuali. Per questo consigliamo sempre di guardare film e serie TV in italiano. Anche se all'inizio non capite tutto, state allenando il vostro cervello a decodificare la lingua usando tutti i sensi. Proviamo ancora un altro scenario. Questa volta siamo in un negozio di abbigliamento. State guardando una giacca che vi piace, la toccate, controllate il prezzo. La commessa si avvicina e vi dice: «È in saldo, il prezzo è davvero conveniente». Due parole potenzialmente nuove: saldo e conveniente. Ma siamo in un negozio, stiamo guardando il prezzo di un prodotto e la commessa ci sta dicendo qualcosa al riguardo. Probabilmente sta cercando di convincerci a comprare. Quando una commessa vuole convincervi a comprare qualcosa, cosa vi dice? Che costa troppo? Che è di bassa qualità? Ovviamente no. Vi dice che è un buon affare, che state facendo un ottimo acquisto. Quindi conveniente deve significare qualcosa di positivo riguardo al prezzo. Un prezzo vantaggioso, un buon rapporto qualità-prezzo. E saldo? Beh, sappiamo che nei negozi periodicamente ci sono i saldi, i ribassi, le promozioni. In saldo significa che il prezzo è stato ridotto. Perfetto. Quindi la commessa vi sta dicendo che quella giacca costa meno del solito e che il prezzo è vantaggioso. Vi sta invogliando all'acquisto, come fanno tutte le commesse del mondo. Un altro scenario veloce. Siete a casa di amici italiani per cena. La padrona di casa vi serve un piatto fumante e dice: «Assaggiate, è una ricetta della nonna. Spero che non sia troppo saporito per voi». Saporito. Siamo a tavola, stiamo per mangiare, la padrona di casa ci parla del piatto e usa l'espressione troppo saporito. Quindi c'è la possibilità che qualcosa sia eccessivo. Cosa può essere troppo in un piatto? Troppo caldo, troppo freddo, troppo salato, troppo piccante, troppo condito. Qualcosa legato al gusto, al sapore. E infatti saporito significa proprio questo: ricco di sapore, gustoso, che ha un gusto deciso e pronunciato. La padrona di casa sta un po' scusandosi in anticipo, come facciamo spesso noi italiani. Sta dicendo: «Questo piatto ha un sapore forte, spero che vi piaccia, spero che non sia troppo per i vostri gusti». Vedete, nelle situazioni reali avete anche la cultura come indizio. Conoscere un po' la cultura italiana vi aiuta a interpretare non solo le parole, ma le intenzioni dietro le parole. Gli italiani si scusano sempre per il cibo, anche quando è delizioso. È una forma di modestia. Quindi, quando qualcuno vi dice «spero che non sia troppo» prima di servirvi qualcosa, di solito quel qualcosa è squisito. Un ultimo scenario per questa sezione. Siete in treno, seduti nel vostro posto. Il treno si ferma a una stazione intermedia e dall'altoparlante sentite: «Fermata di 15 minuti per un guasto tecnico. Ci scusiamo per il disagio». Guasto e disagio. L'altoparlante del treno sta facendo un annuncio, il treno si è fermato, ci dicono che ci sarà un ritardo e si scusano per qualcosa. Un treno che si ferma inaspettatamente e si scusa, qualcosa è andato storto. Un guasto tecnico deve essere un problema, qualcosa che non funziona. E disagio è la conseguenza negativa per i passeggeri, l'inconveniente, il fastidio. Esattamente. Guasto significa rottura, malfunzionamento. Quando qualcosa si guasta, smette di funzionare. E disagio è il disturbo, l'inconveniente che questo problema causa a voi passeggeri. Questi annunci sui treni sono ottimi per imparare, tra l'altro. Sono ripetitivi, usano sempre le stesse formule e il contesto è sempre chiarissimo.
Ricapitolando questo secondo metodo, quando siete in una situazione reale, usate tutto ciò che avete intorno. L'ambiente fisico, gli oggetti, le persone, le loro espressioni, il tono di voce, il contesto culturale. Siete detective, ricordate? E nella vita reale avete molti più indizi che sulla carta. Il vostro cervello è più intelligente di quanto pensiate. È una macchina straordinaria per riconoscere pattern, per collegare informazioni, per fare deduzioni. Fidatevi di lui. Dategli gli indizi e lui farà il lavoro. Ogni frase è un mistero da risolvere e voi avete tutti gli strumenti per risolverlo. Non serve magia, non servono superpoteri, serve solo attenzione, osservazione e un po' di coraggio nel fare ipotesi. E ricordate, anche se sbagliate, non succede nulla di grave. Imparerete dai vostri errori e la prossima volta farete meglio. L'importante è provare, sempre. Pronti per mettere in pratica tutto questo con degli esercizi? Bene, abbiamo parlato molto di teoria e di metodo. Abbiamo visto esempi, abbiamo analizzato situazioni. Ma ora è il momento di sporcarvi le mani. È il momento di fare pratica vera. Esatto, perché l'apprendimento senza pratica rimane superficiale. Potete capire un concetto intellettualmente, ma finché non lo applicate, finché non lo vivete, non diventa vostro. Quindi in questa sezione faremo esercizi insieme, voi e noi. Vi chiederò di partecipare attivamente. Quando leggiamo una frase, fermatevi un momento prima che diamo la risposta. Provate voi a indovinare il significato. Usate tutto quello che abbiamo imparato finora. E solo dopo confrontate la vostra ipotesi con la nostra spiegazione. Pronti? Cominciamo con un esempio guidato, dove vi accompagnerò passo dopo passo nel ragionamento. Ecco la frase. Dopo la lunga camminata erano completamente sfiniti. Ok, fermatevi. Pensate, cosa sapete? C'è stata una lunga camminata. Dopo questa camminata, le persone erano in un certo stato. E questo stato è descritto come completamente sfiniti. La parola sconosciuta è sfiniti. Ragioniamo insieme. Una lunga camminata richiede sforzo fisico. Quando camminate per molto tempo, cosa sentite? I muscoli che lavorano, il respiro che accelera, l'energia che diminuisce. Alla fine di una lunga camminata, come vi sentite di solito? Stanchi, ovviamente. E non solo un po' stanchi, ma molto stanchi, perché la camminata era lunga. E il testo dice completamente. Quindi uno stato di stanchezza totale, assoluta. Perfetto. Sfiniti significa proprio questo. Esausti, estremamente stanchi, senza più energie. Quando siete sfiniti, non avete la forza nemmeno di muovervi. Volete solo sdraiarvi e riposare. Avevate indovinato? Se sì, ottimo lavoro. Se no, non preoccupatevi. L'importante è aver provato, aver fatto il ragionamento. La prossima volta sarete più veloci. Ora passiamo a una sessione di indovinelli rapidi. Leggeremo delle frasi con parole nuove e voi dovrete indovinare al volo. Poi vi daremo la soluzione. Pronti? Via! Prima parola. Rabbia. Ecco la frase. Provava una rabbia incredibile quando ha visto il danno. Pensateci. Qualcuno ha visto un danno, qualcosa di rovinato, di distrutto, e provava un'emozione incredibile, fortissima. Che emozione si prova quando qualcosa viene danneggiato, quando qualcuno rovina qualcosa di vostro? Non felicità, non tristezza, qualcosa di più intenso, di più aggressivo. Collera, ira, arrabbiatura. Rabbia significa esattamente questo. Una forte arrabbiatura, un'emozione intensa di irritazione e ostilità. Quando siete arrabbiati al massimo, provate rabbia. Prossima parola. Lanciò. La frase è: lanciò la palla al suo amico. Questa è più semplice. Un'azione con una palla, diretta verso un amico. Cosa si fa con una palla per darla a qualcuno che sta lontano? La si tira, la si getta. Lanciare significa proprio questo: tirare qualcosa con forza, proiettare un oggetto nello spazio verso una direzione. Lanciò
è il passato remoto di lanciare. Ha tirato la palla al suo amico. Terza parola. Accogliente. Ascoltate. La casa era molto accogliente e calda. Siamo in una casa, descritta come calda e come qualcos'altro. Calda sapete cosa significa, quindi accogliente è un aggettivo simile o complementare. Che tipo di casa è calda e vi fa sentire bene? Una casa confortevole, ospitale, dove vi sentite a vostro agio, dove state bene. Accogliente descrive un luogo che vi accoglie, che vi fa sentire benvenuti. Una casa accogliente è una casa dove entrate e vi rilassate immediatamente, dove vi sentite come a casa vostra. Bene, continuiamo con qualche altro esercizio. Giovanni, leggi la prossima frase. Il vecchio libro era completamente ingiallito dal tempo. La parola è ingiallito. Abbiamo un vecchio libro, il tempo che è passato e qualcosa è successo a questo libro. Pensate al colore delle pagine di un libro antico. Cosa succede alla carta quando invecchia? Cambia colore. Da bianca diventa gialla. Ingiallito significa diventato giallo, assunto un colore giallastro. Il tempo ha fatto ingiallire le pagine, le ha rese gialle. E notate, dentro la parola ingiallito c'è giallo, un indizio nascosto in bella vista. Eccellente. Un'altra. Il cane abbaiava furiosamente dietro il cancello. Abbaiava e furiosamente. Per abbaiava, pensate a cosa fanno i cani. Qual è il suono tipico di un cane? Il verso del cane. In italiano si dice abbaiare. Il cane stava facendo il suo verso, stava vocalizzando. E furiosamente? Pensate alla radice. Furia, furioso. Il cane non abbaiava tranquillamente, ma con furia, con aggressività, con intensità. Abbaiava arrabbiato, minaccioso, senza sosta. Altra frase. Dopo ore di trattativa, finalmente raggiunsero un accordo soddisfacente. Qui abbiamo trattativa, raggiunsero e soddisfacente. Prendiamole una alla volta. C'è stata una trattativa, che è durata ore, poi hanno raggiunto qualcosa e questo qualcosa è descritto come soddisfacente. Una trattativa è una discussione, una negoziazione. Quando due parti discutono per trovare un punto d'incontro, stanno trattando, stanno negoziando. E alla fine della trattativa, cosa si cerca? Un accordo, un'intesa. Raggiunsero viene da raggiungere, arrivare a qualcosa, ottenere qualcosa. Hanno raggiunto, sono arrivati a un accordo. E soddisfacente ha dentro la parola soddisfare. Un accordo che soddisfa, che va bene, che accontenta le parti. Vediamo se vi uscite con questa. L'atleta ha stabilito un nuovo primato mondiale. Primato mondiale. Siamo nel contesto dello sport. Un atleta ha fatto qualcosa di nuovo e questo qualcosa è mondiale, cioè riguarda il mondo intero. Cosa fanno gli atleti che vogliono passare alla storia? Battono i record, superano i limiti precedenti. Un primato è proprio questo, il risultato migliore mai ottenuto. Un primato mondiale è il record del mondo. L'atleta ha stabilito il miglior risultato di sempre a livello globale. Ora voglio che facciate un esercizio diverso. Ripetete dopo di noi le frasi che abbiamo visto, ma mentre le dite usate il corpo. Gesticolate, cambiate il tono di voce, immedesimatevi. Non siate statici. Perché questo? Perché quando coinvolgete il corpo, quando aggiungete emozione e movimento, il vostro cervello crea connessioni più forti. Le parole non rimangono astratte, diventano esperienze vissute. Proviamo. Ripetete con me e, se siete in un posto dove potete farlo, alzate la voce, gesticolate. Provava una rabbia incredibile. Sentite quella rabbia mentre lo dite. Lanciò la palla al suo amico.
Fate il gesto di lanciare mentre lo dite. La casa era molto accogliente e calda. Dite questa frase sorridendo, sentendovi a vostro agio. Capite il concetto? State trasformando parole in esperienze. E le esperienze si ricordano molto meglio delle semplici informazioni. Prima di concludere questa sezione, voglio darvi un consiglio prezioso sulle immagini mentali. Quando incontrate una parola nuova e ne capite il significato, non fermatevi lì. Createvi un'immagine nella mente. Non memorizzate la parola isolata. Mettetela in una scena, in una storia. Per esempio, se avete imparato sfiniti, non pensate solo alla definizione molto stanchi. Immaginatevi voi stessi dopo una lunga camminata in montagna, seduti su un sasso, senza fiato, i muscoli doloranti, lo zaino pesante. Quella immagine vivida, quella sensazione nel corpo, vi aiuterà a ricordare sfiniti, molto più di una semplice traduzione. Il vostro cervello ama le storie, ama le immagini, ama le emozioni. Dategli quello che vuole. E non limitatevi a immagini visive. Coinvolgete tutti i sensi. Per accogliente, immaginate il profumo di biscotti appena sfornati, il tepore di un camino, la morbidezza di un divano. Più sensi coinvolgete, più forte sarà il ricordo. Questo metodo si chiama memoria associativa e funziona incredibilmente bene. I campioni di memoria lo usano per ricordare migliaia di informazioni e voi potete usarlo per le parole italiane. Bene, abbiamo fatto tanta pratica. Come vi sentite? Spero più sicuri, più fiduciosi. Ricordate, ogni parola nuova che incontrate è un'opportunità, non un ostacolo. E più praticate, più diventerete bravi. Il primo giorno sarà difficile, il 10° meno. Il 100° sarà naturale come respirare. Siete pronti per passare alle strategie avanzate? Benvenuti al livello avanzato. Finora abbiamo lavorato sul contesto esterno, sulle situazioni, sugli indizi che trovate intorno alle parole. Ora entriamo dentro le parole stesse. Scopriremo che le parole italiane hanno una struttura interna, una logica nascosta che potete imparare a decifrare. Questa è una delle strategie più potenti per espandere il vostro vocabolario in modo esponenziale. Perché quando capite come funzionano le famiglie di parole, non imparate più una parola alla volta, ne imparate 10, 20, 30 con lo stesso sforzo. Partiamo da un concetto fondamentale. In italiano, molte parole sono imparentate. Fanno parte della stessa famiglia, hanno un antenato comune, una radice condivisa. E se conoscete questa radice, potete capire tutte le parole che ne derivano. Pensate a una famiglia umana. C'è la nonna, ci sono i figli, ci sono i nipoti. Hanno tutti qualcosa in comune, il DNA, alcune caratteristiche fisiche, magari il colore degli occhi o la forma del naso. Le parole funzionano allo stesso modo. Se conoscete la parola madre, potete riconoscere tutte le sue figlie. Vediamo un esempio concreto. Giovanni, prendendo la radice port, quante parole ti vengono in mente? Moltissime. Partiamo da portare, il verbo base. Significa trasportare qualcosa da un posto a un altro. Da questa radice nascono tantissime parole. Portone, una porta grande, l'ingresso principale di un palazzo. Portafoglio, l'oggetto che porta i vostri fogli, i vostri soldi, i documenti. Continuiamo. Portachiavi, l'oggetto che porta le chiavi. Portatile, qualcosa che si può portare, trasportare facilmente, come un computer portatile. Trasportare. Portare qualcosa attraverso, da un luogo a un altro. Esportare, portare fuori, mandare prodotti all'estero. Importare, portare dentro, far arrivare prodotti dall'estero. Deportare, portare via con forza, mandare qualcuno lontano contro la sua volontà. Sopportare, portare un peso sopra di sé, tollerare qualcosa di difficile. Vedete?
Da una sola radice, port, abbiamo già trovato più di 10 parole, e tutte hanno a che fare con l'idea di portare, trasportare, spostare. Se incontrate una parola nuova con port dentro, avete già un indizio fortissimo sul suo significato. Facciamo un altro esempio con la radice let, che viene da leggere. Lettura è l'atto di leggere, quello che state facendo quando leggete un libro. Lettore, la persona che legge, o anche un dispositivo che legge, come un lettore CD. Lettera. Il simbolo scritto che si legge o anche il messaggio scritto che si manda a qualcuno. Letteratura. L'insieme delle opere scritte, i libri, i romanzi, le poesie. Letterario, che riguarda la letteratura, in stile letterario. Analfabeta. Chi non sa leggere le lettere, chi non ha imparato a leggere e scrivere. Vedete come la radice let si porta dietro sempre l'idea della lettura, della scrittura, dei testi? Questo è il potere delle famiglie di parole. Quando riconoscete una radice, avete una bussola che vi orienta nel significato. Non siete più persi nel buio. Ora voglio introdurvi a un altro strumento potentissimo. I 4 tipi di indizi contestuali. Sono 4 modi diversi in cui il contesto vi può aiutare a capire una parola sconosciuta. Li vediamo uno per uno. Il primo tipo è la spiegazione diretta. A volte il testo stesso vi spiega il significato della parola. Ascoltate questa frase. È bilingue, cioè parla 2 lingue. Avete sentito? Cioè, introduce una spiegazione. La parola bilingue viene definita immediatamente dopo. Parla 2 lingue. Non dovete indovinare nulla. La risposta è già lì. In italiano usiamo spesso parole come cioè, ovvero, vale a dire, in altre parole, per introdurre spiegazioni. Quando vedete queste espressioni, drizzate le antenne. Quello che segue è una definizione. Secondo tipo di indizio. Gli esempi. A volte il testo non definisce la parola, ma vi dà degli esempi che la chiariscono. Sentite questa. Mangia frutti esotici come mango, papaya e frutto della passione. Esotici. Cosa significa? Guardate gli esempi. Mango, papaya, frutto della passione. Cosa hanno in comune questi frutti? Non sono frutti italiani, non crescono qui. Vengono da paesi lontani, tropicali. Sono frutti stranieri, rari, particolari. Quindi esotico significa che viene da luoghi lontani, che non è comune, che ha un'origine straniera e un po' misteriosa. Gli esempi vi hanno dato la chiave. Terzo tipo, il contrasto. A volte il testo vi dice cosa una parola non significa e da lì potete dedurre cosa significa. Ascoltate. A differenza di suo fratello socievole, Marco è molto timido. Qui abbiamo un contrasto chiaro. Il fratello è socievole, Marco è timido. A differenza ci dice che sono opposti. Quindi se socievole significa che ama stare con la gente, che è espansivo, allora timido deve significare il contrario. Timido è chi ha difficoltà a stare con gli altri, chi si sente a disagio nelle situazioni sociali, chi è riservato e non si mette in mostra. Il contrasto ci ha dato la risposta. Quarto tipo di indizio. Il tono e l'umore. A volte è l'atmosfera della frase che vi guida. Ascoltate questa. Sbatté la porta furioso e se ne andò senza dire una parola. Qui la parola chiave è furioso, ma anche se non la conosceste potreste capirla dal contesto emotivo. Qualcuno sbatte la porta. Sbattere una porta è un gesto violento, aggressivo. Poi se ne va senza parlare. Sta evitando la comunicazione. Tutto il tono della frase comunica rabbia, tensione, conflitto. Furioso deve significare molto arrabbiato, pieno di furia. L'atmosfera emotiva vi ha guidato. Questi 4 tipi di indizi sono strumenti potentissimi. Spiegazione diretta, esempi, contrasto, tono. Quando leggete o ascoltate, cercateli attivamente. Sono ovunque. Torniamo ora alle famiglie di parole e facciamo un po' di pratica. Alessia, proviamo con la radice cor, che viene da correre. Perfetto! Cosa vi viene in mente? Partiamo dal verbo correre. Muoversi velocemente con le gambe. Da qui, corridore,
la persona che corre, l'atleta specializzato nella corsa. Corsa, l'atto del correre, il movimento veloce. Corsia, la parte della strada dove corrono le macchine. Percorso, il tragitto che si corre o si percorre, il cammino da seguire. Rincorrere, correre dietro a qualcuno o qualcosa. Accorrere, correre verso un luogo, arrivare rapidamente. Soccorrere, correre in aiuto di qualcuno, prestare assistenza. Scorretto, che non corre dritto, che non segue le regole. In senso figurato, chi si comporta male, chi non rispetta le norme. E correggere significa raddrizzare, far correre dritto qualcosa che era storto, sistemare un errore. Incredibile, vero? Da una radice semplice come cor nasce un universo di parole e tutte mantengono quel senso di movimento, di rapidità, di direzione. Proviamo un'altra radice. Scrit o scriv, da scrivere. Scrittura, l'atto di scrivere o il modo in cui qualcuno scrive. Scrittore, chi scrive per professione, l'autore di libri. Scrivania, il mobile dove si scrive, la superficie di lavoro. Iscrizione, lo scrivere il proprio nome in una lista, il registrarsi. Descrizione, scrivere come è fatto qualcosa, rappresentare a parole. Prescrizione, uno scritto che viene prima, un'indicazione medica o legale. Trascrizione, scrivere di nuovo, copiare un testo. Manoscritto, scritto a mano, un documento non stampato. Ogni volta che vedete scrit o scriv in una parola, sapete che ha a che fare con la scrittura. È un indizio automatico, gratuito, che vi guida verso il significato. Un'altra famiglia interessante. Ved, da vedere. Veduta, ciò che si vede, il panorama, la vista. Vedente, chi può vedere, chi non è cieco. Veditore, no, questa non esiste. Sto scherzando, volevo vedere se stavate attenti. Giovanni, però hai ragione, bisogna stare attenti. Non tutte le parole che sembrano simili fanno parte della stessa famiglia. A volte ci sono falsi amici, parole che sembrano imparentate ma non lo sono. Per esempio, cane e canestro non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro, anche se iniziano con le stesse lettere. Bisogna usare la logica. Il significato deve essere collegato, non solo le lettere. Ma nella maggior parte dei casi, le famiglie di parole funzionano magnificamente. E più ne conoscete, più diventa facile riconoscerle. È come imparare a riconoscere i volti. All'inizio fate fatica, poi diventa automatico. Prima di chiudere questa sezione, ripassiamo i 4 tipi di indizi contestuali con altri esempi rapidi. Spiegazione diretta. Era agorafobico, ovvero aveva paura degli spazi aperti. La definizione è servita su un piatto d'argento. Esempi. Suona diversi strumenti a corda, tra cui chitarra, violino e violoncello. Strumenti a corda viene chiarito dagli esempi. Contrasto. Il primo candidato era molto loquace, mentre il secondo rispondeva a monosillabi. Se il secondo parla pochissimo, loquace deve significare che parla molto. Tono e umore. Lo guardava con disprezzo, il labbro arricciato, gli occhi pieni di giudizio. Tutto comunica un'emozione negativa, superiorità sprezzante. Disprezzo è mancanza di rispetto, considerare qualcuno inferiore. Avete capito il meccanismo? Gli indizi sono ovunque. Dovete solo imparare a vederli, a riconoscerli, a usarli. E combinando le famiglie di parole con gli indizi contestuali avete un arsenale completo per decifrare praticamente qualsiasi parola sconosciuta. Nella prossima sezione andremo ancora più in profondità, esplorando i prefissi e i suffissi. Sono come i mattoncini Lego della lingua italiana. Preparatevi, diventa sempre più interessante. Eccoci arrivati a una delle mie parti preferite: prefissi e suffissi. Se le famiglie di parole sono le fondamenta, prefissi e suffissi sono le chiavi segrete della lingua italiana. Sono gli strumenti che vi permettono di smontare qualsiasi parola e capirne il meccanismo interno. Pensate ai mattoncini Lego. Con pochi pezzi base potete costruire qualsiasi cosa. Una casa, un'astronave, un dinosauro. Le parole italiane funzionano allo stesso modo.
Avete una radice, che è il pezzo centrale, e poi ci attaccate pezzi all'inizio o alla fine che modificano il significato. I pezzi che vanno all'inizio si chiamano prefissi, quelli che vanno alla fine si chiamano suffissi. E ognuno di questi pezzi ha un significato proprio, costante, prevedibile. Una volta che li conoscete, potete decifrare parole che non avete mai visto prima. Cominciamo dai prefissi, i pezzi che si attaccano all'inizio delle parole. Sono tantissimi, ma oggi vi presentiamo i più comuni e utili. Primo prefisso, s. Questo piccolo prefisso è potentissimo. Generalmente indica separazione, allontanamento o negazione. Trasforma il significato della parola base nel suo opposto o indica un'azione di rimozione. Vediamo degli esempi. Lacciare non esiste come verbo autonomo in italiano moderno, ma slacciare sì. Cosa significa? Significa togliere i lacci, aprire qualcosa che era allacciato. Le scarpe slacciate hanno i lacci aperti. Contento significa felice, soddisfatto. Scontento significa il contrario, infelice, insoddisfatto. La s ha ribaltato il significato. Caricare significa mettere un peso su qualcosa, riempire. Scaricare significa togliere quel peso, svuotare. Caricate le valigie in macchina, poi le scaricate quando arrivate. Bloccare significa fermare, impedire il movimento. Sbloccare significa liberare, permettere di nuovo il movimento. Quando il telefono si blocca, dovete sbloccarlo. Vedete il pattern? La S davanti a una parola spesso la nega, la inverte o indica un'azione di rimozione. È come un interruttore che cambia la direzione del significato. Secondo prefisso importantissimo. Ri. Questo indica ripetizione, il fare qualcosa di nuovo, un'altra volta. Abbiamo fare, che diventa rifare, fare di nuovo. Se un lavoro non è venuto bene, lo rifate. Leggere diventa rileggere, leggere un'altra volta. Un libro bello lo rileggete con piacere. Cominciare diventa ricominciare. Cominciare di nuovo, partire da capo. Dopo una pausa, ricominciamo il lavoro. Vedere diventa rivedere. Vedere di nuovo, incontrare qualcuno un'altra volta. Costruire diventa ricostruire. Costruire di nuovo qualcosa che era stato distrutto. Dopo il terremoto hanno ricostruito le case. Aprire diventa riaprire. Aprire di nuovo qualcosa che era stato chiuso. Ogni volta che vedete ri all'inizio di una parola, pensate di nuovo, un'altra volta, ancora. Nel 90% dei casi sarete nel giusto. Terzo prefisso, pre. Questo indica anteriorità, qualcosa che viene prima. Vedere diventa prevedere, vedere prima che accada, anticipare il futuro. Le previsioni del tempo prevedono la pioggia. Storia diventa preistoria, il periodo che viene prima della storia scritta, l'epoca degli uomini primitivi. Avviso diventa preavviso, un avviso che viene prima, un'informazione anticipata. Se lasciate un lavoro, dovete dare un preavviso. Cottura diventa precottura, una cottura che avviene prima, un cibo parzialmente cucinato in anticipo. Giudizio diventa pregiudizio, un giudizio che viene prima di conoscere i fatti, un'opinione formata senza informazioni sufficienti. I pregiudizi sono pericolosi perché non sono basati sulla realtà. Notare diventa prenotare, notare prima, riservare qualcosa in anticipo. Prenotate un tavolo al ristorante, prenotate un volo per le vacanze. Quarto prefisso. Anti. Questo indica opposizione, qualcosa che va contro, che si oppone. Furto diventa antifurto, un dispositivo contro i furti che previene i furti.
La macchina ha l'antifurto. Gelo diventa antigelo, un liquido contro il gelo che impedisce al motore di congelarsi in inverno. Virus diventa antivirus, un programma contro i virus informatici. Dolorifico diventa antidolorifico, un farmaco contro il dolore. Prendete un antidolorifico quando avete mal di testa. Guerra diventa antiguerra, contro la guerra, pacifista. Una manifestazione antiguerra protesta contro i conflitti armati. Conformista diventa anticonformista, chi va contro le convenzioni, chi non segue la massa. Quinto prefisso. Dis. Simile a S. Indica negazione, separazione o il contrario di qualcosa. Onesto diventa disonesto, non onesto, che mente, che imbroglia. Ordinato diventa disordinato, non in ordine, caotico, confuso. La mia scrivania è sempre disordinata. Fare diventa disfare, l'opposto di fare, smontare qualcosa che era stato fatto. Disfate la valigia quando tornate a casa. Piacere diventa dispiacere, l'opposto del piacere, il dolore, il rammarico. Approvare diventa disapprovare, il contrario di approvare, non essere d'accordo, criticare. I genitori disapprovano certe scelte dei figli. Sesto prefisso. In o im. Può indicare negazione oppure movimento verso l'interno. Dipende dal contesto. Con significato di negazione, possibile diventa impossibile, non possibile, che non può accadere. Paziente diventa impaziente, non paziente, che non sa aspettare. Felice diventa infelice, non felice, triste. Con significato di movimento verso l'interno, bottiglia diventa imbottigliare, mettere dentro le bottiglie. Il vino viene imbottigliato. Barca diventa imbarcare, salire sulla barca o caricare qualcosa sulla barca. Pacco diventa impacchettare, mettere dentro un pacco, preparare un pacchetto. A Natale impacchettate i regali. Ora passiamo ai suffissi, i pezzi che si attaccano alla fine delle parole. Anche questi sono fondamentali per decifrare parole sconosciute. Primo gruppo di suffissi. Iere e iera. Questi indicano generalmente una persona che fa un mestiere oppure un contenitore. Per i mestieri, giardino diventa giardiniere, chi cura i giardini. Pane diventa panettiere, chi fa e vende il pane. Banca diventa banchiere, chi lavora nel mondo della finanza. Infermo diventa infermiere o infermiera, chi cura gli infermi, i malati. Porta diventa portiere, chi sta alla porta, sia in un palazzo che in una squadra di calcio. Per i contenitori, zucchero diventa zuccheriera, il contenitore dove si tiene lo zucchero. Insalata diventa insalatiera, la ciotola grande per l'insalata. Sale diventa saliera, il contenitore per il sale. Bomboniera viene da bomboni, i dolcetti, e indica il contenitore decorativo che si regala alle cerimonie con dentro i confetti. Secondo gruppo di suffissi. Aggio e enza o anza. Questi formano nomi astratti, concetti, qualità. Con aggio, viaggiare diventa viaggio, l'atto di viaggiare, lo spostamento. Montare diventa montaggio, l'azione del montare, l'assemblaggio. Coraggio indica la qualità di chi è coraggioso. Linguaggio è il sistema di parole che usiamo per comunicare. Paesaggio è l'insieme del paesaggio che vediamo, la veduta. Parcheggio
è l'area dove si parcheggiano le macchine e anche l'atto di parcheggiare. Con enza e anza. Paziente diventa pazienza, la qualità di essere pazienti. Sperare diventa speranza, il sentimento di chi spera. Conoscere diventa conoscenza, ciò che conosciamo, il sapere. Presente diventa presenza, l'essere presente, lo stare in un luogo. Potente diventa potenza, la qualità di chi è potente, la forza. Abbondante diventa abbondanza, grande quantità. Terzo gruppo importantissimo, evole e ibile o abile. Questi significano che può essere qualcosa, indicano possibilità. Piacere diventa piacevole, che può piacere, che dà piacere. Una serata piacevole è una serata bella, godibile. Ammirazione diventa ammirevole, che merita ammirazione, degno di essere ammirato. Credere diventa credibile, che può essere creduto, che sembra vero. Una storia credibile è una storia che potete credere. Il contrario è incredibile, che non può essere creduto, troppo sorprendente. Leggere diventa leggibile, che può essere letto, chiaro da leggere. Una scrittura leggibile si capisce bene. Mangiare diventa mangiabile, che può essere mangiato, commestibile. Quel fungo non è mangiabile, è velenoso. Lavare diventa lavabile, che può essere lavato. I pennarelli lavabili si tolgono facilmente dai vestiti. Trasportare diventa trasportabile, che può essere trasportato, facile da spostare. Vediamo ora come usare tutto questo nella vita reale. Immaginate di essere in un negozio italiano e vedete un cartello che dice restituibile entro 30 giorni. Restituibile. Smontate la parola. La radice è restituu, da restituire, che significa ridare, riportare indietro. Il suffisso è ibile, che significa che può essere, quindi che può essere restituito, che può essere riportato. Il cartello vi sta dicendo che potete riportare il prodotto entro 30 giorni se non vi piace. Avete decifrato il significato senza dizionario usando solo la vostra conoscenza dei pezzi della lingua. Un altro esempio. State leggendo le istruzioni di un mobile e trovate la parola smontabile. Sm significa separazione, rimozione. Montare significa assemblare. Abile significa che può essere. Quindi smontabile significa che può essere smontato, che si può disassemblare. Il mobile può essere smontato e rimontato. Ancora uno. Su un prodotto alimentare leggete inscatolato. In qui indica dentro. Scatola la conosciamo. Ato indica un'azione completata. Qualcosa che è stato messo dentro una scatola. Un prodotto inscatolato è un prodotto conservato in scatola, come i pomodori pelati o il tonno. Vedete quanto è potente questo sistema? Con una ventina di prefissi e suffissi potete decifrare centinaia, migliaia di parole. È come avere un dizionario incorporato nel cervello. E la cosa bella è che funziona anche al contrario. Una volta che conoscete questi pezzi, potete costruire parole nuove. Potete giocare con la lingua, creare, inventare. L'italiano non è più una lista infinita di parole da memorizzare, diventa un sistema logico, un meccanismo comprensibile, un gioco di costruzioni. Facciamo un rapido riepilogo dei prefissi e suffissi che abbiamo visto oggi. Prefissi: s per negazione o rimozione, ri per ripetizione, pre per anteriorità, anti per opposizione, dis per negazione o
in o im per negazione o movimento interno. Suffissi. Iere, iera per mestieri o contenitori. Aggio, enza, anza per nomi astratti. Evole, ibile, abile per possibilità. E questi sono solo alcuni dei più comuni. Mano a mano che progredite nello studio dell'italiano, ne scoprirete molti altri, ma già con questi avete una base solidissima. Siete pronti per l'ultima parte della lezione? Andiamo a concludere in bellezza. Siamo arrivati alla parte finale della nostra lezione e voglio parlarvi di qualcosa di fondamentale. Abbiamo imparato tecniche, strategie, metodi. Sapete analizzare il contesto, riconoscere le famiglie di parole, smontare prefissi e suffissi. Ma tutto questo sapere deve trasformarsi in qualcosa di vivo, di fluido, di naturale. Esattamente, perché l'obiettivo non è diventare analisti freddi della lingua. L'obiettivo è parlare, comunicare, esprimervi con scioltezza. E per questo serve un ingrediente speciale che spesso viene trascurato: l'emozione. Le parole non sono solo strumenti tecnici, sono veicoli di emozioni, di sensazioni, di esperienze. E per rendere una parola veramente vostra, per farla entrare nel vostro vocabolario,